Salve a tutti. E allora, Peugeot 206 Tarrelli, problema da andare a risolvere. E allora andiamo a capire dove sta il problema. Come si dice, fra le due litiganti il terzo gode, nel senso che la testata che è montata sul motore è quella che è compromessa, che ha una certa lavorazione fatta, addirittura lavorata a CNC, proprio per avere un dimensionamento del passaggio sede più ampie per una massima potenza e andare a sfruttare i più giri motori che andiamo ad avere per un uso da rally. Solo che dal comportamento che poi si è avuto sulla macchina si andava a perdere molta erogazione nei bassi giri, quindi alle uscite dei tornanti e nelle riprese del motore si andava a perdere molto. In questo caso mi è stata mandata questa testata per andare a dare una valutazione, proprio perché già era stata iniziata una prima lavorazione per andare a compensare quella che era montata, e addirittura in questa testata va a montare delle valvole che sono mezzo millimetro più ampie rispetto a quella originale, proprio perché se poi lo andiamo a analizzare dopo, più avanti, anche sfruttando a parità di sede valvole, con questo mezzo millimetro che abbiamo leggermente più ampio, potrebbe portare più ostacolo all'uscita, ma nello stesso tempo è quella invece che ci va a dare più velocità dentro la camera, quindi andiamo ad avere più riempimento nel cilindro dovuto proprio a questa velocità che andiamo a creare all'uscita in camera. Ma dopo una valutazione anche sullo scarico, è proprio lo scarico quello che ha più, come dire, quello che va a perdere di più, proprio perché se andiamo un po' a fare un disegno che poi volevo fare vedere più avanti, proprio a volte le sezioni di passaggio troppo ampie verso l'uscita non fa altro che, nelle sezioni che andiamo troppo ad avere divergenti, andare a perdere velocità, e quindi anche l'onda stessa la andiamo a infrangere in questo modo prima di andare a imboccare lo scarico. Quindi se andiamo a perdere troppo velocità qua, non abbiamo velocità abbastanza per poter spingere i cassi fuori, e nello stesso tempo a volte ho visto diverse testate che ha un gradino contrario, quindi il collettore è più stretto rispetto alla testata. Però andiamo a valutare questa normale ancora non lavorata, e anche su questa voglio fare vedere che mi è arrivato questo calco in gomma che è stato fatto silicone sulla testata, che per adesso è sopra il motore, e ho valutato che ci sono delle sezioni abbondanti come passaggio rispetto sia a questa che è ancora originale, ma anche a questa qua, proprio perché va a sfruttare una potenza superiore, quindi andiamo a sfruttare i giri in alto, ma andiamo a perdere in erogazione. Difatti questo è il problema che a volte tante si vengono a trovare sui motori, e ripeto, non sono tutti che vanno un po' ad avere questo vantaggio sui motori, proprio perché a volte non si adeguano al tipo di guida di comportamento del motore. In questo caso vediamo che vado un po' a vedere che sul passaggio sede valvola, quindi se andiamo via via scendendo, andiamo il condotto della testata che va ad avere delle sezioni di passaggio che vanno sempre un po' a stringere, quindi dobbiamo andare a valutare dove dover andare a lavorare, proprio perché ci sono delle sezioni dove lavorare poco e delle sezioni che dobbiamo invece andare ad adeguare al tipo di prestazione che vogliamo. Poi in questo caso andiamo a valutare che si tenta un po' nello scarico a migliorare un po' l'uscita. In questo caso ho valutato che alcune lavorazioni tendono a migliorare nelle basse aperture, ma poi se vogliamo, non voglio fare una polemica su questa testata, ma
su diverse testate andiamo a vedere che in base alle geometrie della camera, quella della Peugeot, diciamo, si va a comportare bene, abbiamo un peggioramento all'uscita. Qui ho creato due diverse sezioni della sede valvola. Qui è un po' quello originale, vedete, a volte ci sono delle testate non tanto come in questo caso che il gradino è piccolo, oppure ci sono delle testate con un gradino più accentuato. E allora ho visto che su alcune testate questo gradino di per sé un po' va a migliorare. Quindi perché va a migliorare rispetto poi a delle lavorazioni che alcuni vanno a fare in questo modo, a sfinire, quindi a togliere un po' il gradino che abbiamo in camera? Proprio perché sì, dobbiamo vedere il flusso come un comportamento fisico. A volte, difatti, più avanti volevo fare vedere un po' un comportamento del fluido in camera con delle simulazioni visive, quindi lo andiamo a fare a livello non comportamento di flusso proprio di aria, ma anche con un altro liquido, proprio per vedere il comportamento che si va a creare su delle superfici diverse. Però lo facciamo più avanti. In questo caso vado a valutare che, ripeto, con questo tipo di lavorazione a volte andiamo a migliorare le basse aperture della valvola, però va a creare un effetto trampolino. Che cosa sarebbe? Visto che andiamo a migliorare questa curvatura, il flusso tende a fare questa curvatura, quindi poi prima di uscire la curva la fa più ampia qui in questo tratto dentro il condotto, e quindi va a restringere la sezione di passaggio del flusso. Invece su questa sezione così con il gradino, in base specialmente all'inclinazione delle pareti, quindi le pareti sono a volte fondamentale per l'uscita, quindi se abbiamo una parete più leggermente più verticale o un po' più inclinata, va a cambiare questo effetto. Quale sarebbe? Che nel scendere il flusso attraverso le pareti, qui si va a creare un salto, quindi tende il flusso a non avere danneggiamento da questo gradino, ma anzi fa da trampolino, e allora la curvatura la fa più stretta proprio perché non abbiamo il flusso che va a seguire questa camera qua sotto. Invece qui che fa? Segue questa parete, e allora prima di iniziare a curvare il flusso tende ad andare leggermente dritto per poi curvare, quindi abbiamo questo restringimento, e quindi questa parte qui non va a lavorare proprio perché si va a restringere la sezione di passaggio. In questo caso invece, essendo che c'è il gradino superiore, il flusso tende ad andare sopra, da questo spigolo non facciamo altro che fare un effetto trampolino e va ad uscire in questa traiettoria, quindi la venatura sarà leggermente più ampia come passaggio, quindi abbiamo più agevolazione a scaricare in alto giri. Però per il momento andiamo a vedere un po' sempre il preflussaggio iniziale, andiamo a vedere dei valori, farò un confronto tra questa e questa iniziale, poi questa intanto andiamo a lavorare finale con una lavorazione, e questa vediamo poi di poterla riprendere per poter almeno salvare il salvabile, d'accordo? Anche perché nello stesso tempo queste valvole qui le andiamo pure a provare qua per vedere un po' l'effetto che va a creare. E allora questo è lo scarico, vedete su quella lavorata che cosa andiamo a trovare. Allora, che cosa succede qui all'uscita? Addirittura dobbiamo vedere se vado a ostacolare anche sulla guarnizione, che va a creare quindi un effetto parete. E ripeto, su alcune testate, queste qua della Peugeot, è successo che quando andiamo a allargare troppo qui l'uscita della testata, addirittura in una testata che era lavorata con degli alberacambi messi speciali, invece di andare a guadagnare andava a perdere più di 20 cavalli, proprio perché non riusciva ad andare su
perché la sezione era troppo ampia, andava ad ostruire, quindi faceva effetto parete sullo scarico. Anche perché poi in questo caso sì, l'abbiamo liberato un po', è giusto qualcosa andare a fare per non avere diciamo ostacolo nei due flussi che escono qui dove ci sono la sezione dei condotti separati, quindi in questa parte si vanno un po' ad ostacolare e quindi è giusto dare qualche cosa in più, però l'eccessivo poi non va più ad avere quell'effetto estrattivo della testata. In questo caso, se lo andiamo a vedere su quella ancora che dobbiamo sistemare, vedete un po', se andiamo a fare un ostacolo, cioè andiamo a vedere in sezione tra i condotti e la parte che va ad avere un comportamento qui sulla guarnizione, vedete che già c'è ampio materiale dove poter andare a lavorare, ma ripeto, dobbiamo soltanto agevolare l'uscita, ma non creare quell'effetto parete che andiamo ad avere sull'ostacolo dello scarico come una sezione più ristretta rispetto alla testata. E anche le guarnizioni qui basta un decimo di guarnizione che sporge in più rispetto tra testata e collettore, non vi potete immaginare l'effetto che va a fare. E ripeto, in qualche video lo andiamo poi a vedere più avanti. Quindi andiamo un po' a vedere il comportamento al banco. E allora, definita pure di flussare la testata originale con quella semi lavorata, andiamo a fare un confronto di come va a cambiare il risultato soltanto sostituendo le valvole. Quindi andiamo a comparare sia su quella testata originale le due valvole configurate diversamente, quindi quella speciale con quella originale, e altrettante andremo a fare anche sullo scarico. Quindi valuteremo i due comportamenti delle due valvole. E allora, questa è la prova di flussaggio sulla testata semi lavorata e lo possiamo anche andare a confrontare così il grafico velocemente con quella dell'aspirazione normale e vedete un po' che nella sovrapposizione quella normale va a lavorare meglio nei bassi, anche se va a perdere qualcosina dopo 11 mm, ma è cosa di poco. Quindi quell'aspirazione normale, per come è stata lavorata questa qua, ancora c'è un po' di lavoro da andare a fare. Ma su questa semi lavorata, se andiamo un po' a confrontare invece il comportamento dello scarico, vedete come si va a comportare. Quindi andiamo ad avere un buon comportamento dei flussi nelle basse aperture, poi già a 4 mm di apertura si va a stabilizzare con una portata diciamo un po' molto di più rispetto all'aspirazione, quindi nello scarico, ripeto, il primo tratto bene o male è stato lavorato bene, poi si va a linearizzare un po' la portata. Se andiamo in confronto, andando a togliere l'aspirazione, vogliamo confrontare la valvola, quella speciale, con quella originale su questa testata un po' lavorata, andiamo a vedere che su quella normale come profilo di valvola già va a cambiare sulle basse aperture, poi sempre da 5 mm in poi va a perdere ugualmente, si va a stabilizzare proprio perché ancora ci sarebbe da lavorare su quella sezione di condotto. Però la valvola, vedete che cambiando un po' le geometrie della valvola va ad avere quel netto miglioramento oppure quella perdita a parità di sezione sede e anche di condotto. Questo confronto qui dello scarico lo andiamo a ritrovare nella testata originale. Quindi se andiamo sulla testata originale, questa è l'aspirazione e in questa normale questo è il raffronto della valvola quella speciale con quella normale. Allora, con la valvola normale va a lavorare un po' meglio, è cosa di pochissimo, ma voglio dire che
la geometria dell'aspirazione qui su questa testata a livello, per come per adesso lavorata a livello di condotto, non va a influenzare niente. Se andiamo a fare invece il confronto dello scarico, questo è lo scarico sulla testata originale e quindi il primo comportamento. Cambiando la valvola, quindi la valvola speciale con quella normale, vedete che le linee dopo una certa apertura si equivalgono, proprio perché poi qui va a comandare la sezione del condotto dello scarico che ancora su quella normale non è lavorata, ma il comportamento già nelle basse aperture dove ancora il diametro del condotto non è influente, vedete che il comportamento dei due flussi lo abbiamo sempre, quindi la differenza della valvola speciale con quella originale va a cambiare un po' il comportamento delle basse aperture, quindi poi ci sarebbe da valutare sempre il diagramma delle gamme, andare a sfruttare le sezioni di passaggio, perché poi arrivando a una certa alzata non abbiamo nessun incremento, quindi dobbiamo giocare un po' sui profili dei boccioli delle gamme. Però su questo andamento andiamo a vedere un po' in CFM come si va a comportare. Quindi l'aspirazione abbiamo detto che sulla testata originale quella speciale va a perdere rispetto a quella originale, a parità che ancora non abbiamo lavorato i condotti. Poi alla fine poi vediamo a testata lavorata se questa differenza è uguale oppure no. Invece sullo scarico, sempre sulla testata originale, andiamo ad avere la valvola speciale che abbiamo un miglioramento, anche se a livello di CFM siamo leggermente più limitati rispetto all'altra testata lavorata, però ripeto, il comportamento nelle basse aperture, quello originale, va a perdere in confronto con la valvola speciale, e poi le portate via via nell'alzata si mantiene sullo stesso, hanno lo stesso equilibrio, quindi nelle basse aperture va a incidere proprio il profilo valvola. Per questo dico, a parità di sezione di condotto e valvole, diciamo sede che non sono state lavorate, abbiamo un comportamento diverso con le valvole. Su quella speciale poi, che qui la portata l'abbiamo di più, anche se abbiamo il profilo che sembra più basso, ma le portate in CFM sono migliori. La valvola di sempre quella speciale abbiamo un miglioramento sia nelle basse aperture che anche poi a salire, proprio perché si va a comportare meglio rispetto al profilo originale, e anche a parità di sezione di condotto quello originale poi va a perdere, proprio perché nel profilo della valvola poi va a fare, dopo una certa apertura, va a fare ostruzione, quindi il flusso non riesce più ad uscire bene e non crea velocità, proprio perché è frenata nella sezione della valvola stessa e nella sede. Quindi due comportamenti diversi delle valvole, sia di aspirazione e scarico, che mentre sullo scarico abbiamo dei benefici, sull'aspirazione no. Quindi andiamo a vedere ora sulla testata. E allora andiamo a vedere che a livello delle valvole, quindi l'aspirazione, al di là del profilo diverso, non va a incidere quella speciale con quella normale, anche se su quella speciale sto provando a cambiare un po' l'inclinazione della valvola stessa nella parte finale, proprio perché dobbiamo andare a ricreare o migliorare un po' l'efficienza di uscita del flusso in camera. Invece su quello originale abbiamo visto che si va a comportare meglio. Vediamo un po' dove possiamo arrivare su questa valvola, al di là che poi a parità anche di disegno diverso, però andremo a montare sempre una valvola speciale rispetto a quella originale. Invece la cosa più importante che abbiamo visto di diverso sul profilo valvola di scarico e di aspirazione, e quindi al di là dello stelo che è leggermente più ristretto e quindi poi va a incidere sulla portata massima, voglio dire, però
il cambiamento quello più radicale nel profilo della valvola. Quindi con questo tipo di profilo, con questa tipo di, su questa testata, quindi su questa della Peugeot, perché poi su altre camere possibilmente non andiamo ad avere questi miglioramenti, però su questa abbiamo visto che andando a cambiare il profilo della valvola abbiamo avuto un notevole incremento sia nelle basse aperture che anche poi continuando poi a salire, però su quella lavorata, perché su quella originale, o perlomeno questa, quella originale, abbiamo visto che poi le due valvole in alzata massima, dovuto proprio a una sezione di condotto che ancora dobbiamo lavorare, la valvola di scarico con quella di aspirazione abbiamo la stessa portata, quella va a incidere poi le sezioni del condotto. Però andiamo un po' a lavorare la testata e poi nella fase finale andremo a rifare un po' tutto il controllo, sia con le valvole speciali che con le valvole originali, anche perché su questa testata ancora nulla è perduto, perlomeno vediamo di sistemare un po' la parte sull'uscita che è un po' esagerata, quindi possiamo valutare al limite facendo poi un confronto con questo finale che ancora dovremmo aumentare la sezione, sì, ma di poco. Se possiamo andando a saldare leggermente qualcosa qui all'uscita andiamo ad avere una sistemazione uguale, perché ripeto, avere poi troppo dimensionamento poi si va a perdere anche un po' nell'erogazione del motore, quindi non nella potenza massima ma nei medi e bassi giri del motore. D'accordo, andiamo poi a vedere sul prossimo video.